Ciao a tutti! Anche tu pensi che dopo ogni stagione il terriccio utilizzato sia da buttare? Corri al negozio e ne compri di nuovo, convinto che sia l'unica soluzione per un raccolto al top? Beh, preparati perché oggi smascheriamo una delle più grandi bufale del giardinaggio. Una credenza che fa felici solo i venditori. L'idea che il terriccio vada cambiato ogni anno. Queste piantine hanno poco più di un mese di vita, cresciute nel terriccio dell'anno scorso mischiato a del compost maturo che mi produco io. Pensate che ad oggi ancora non ho dato alcun concime. Che ne pensate? Non sono bellissime? E non c'è traccia di torba nel mio terriccio. Ma perché così tanta gente pensa che il terriccio diventi magicamente inutilizzabile dopo una stagione? Beh, ci sono diverse ragioni, ma spesso sono solo mezze verità. Certo, le nostre amate piante si nutrono dal terriccio, è ovvio. Dopo un po' le scorte diminuiscono. Ma il terriccio non è come un pacchetto di caramelle che una volta esaurite il pacchetto va buttato. Possiamo ricaricarlo. Proprio come facciamo col nostro smartphone. Non lo gettiamo solo perché è scarico. L'acqua del rubinetto, se acqua dura, quindi con un residuo fisso importante, potrebbe immagazzinare nel terriccio dei sali. Così come i fertilizzanti minerali. Ma niente panico, passare ai fertilizzanti organici e la situazione sarebbe risolta. Sostituire completamente il terriccio per ovviare a possibili malattie o parassiti contenuti in esso non è l'unica difesa. Un ambiente sano per le nostre piante, con l'aria che circola, la giusta quantità d'acqua, unito al potere dei microorganismi buoni che arrivano dal compost o dal vermicompost, spesso tiene a bada i problemi. A volte i consigli rapidi detti da un amico o da un professionista anche, senza approfondire troppo la questione. Ci dicono soltanto terriccio fresco ogni anno. È semplicissimo, butti il terriccio vecchio, scarico, e compri un terriccio nuovo, bello carico. Ma non è la soluzione migliore né per il nostro portafoglio né per l'ambiente. E poi c'è il marketing con tutti i suoi interessi. Ma un terriccio rigenerato con amore può dare risultati spettacolari. Fidatevi di me. Qua possiamo vedere del terriccio vecchio a sinistra e del terriccio nuovo, logicamente senza torba, a destra. Notiamo subito delle differenze di colore e di consistenza. Ma comunque sia, inserendo del compost maturo autoprodotto nel terriccio di sinistra, quello vecchio, otterremo un terriccio ricarico e pronto a dare del suo meglio. Forse meglio anche di quello a destra nuovo. Ma quindi chi è che ci guadagna da tutta questa ossessione per il terriccio nuovo ogni anno? Beh, più ne compriamo e più ne vendono. È un mercato enorme, spesso basato su una necessità che non è poi così necessaria. E non finisce qui. Questa abitudine ha un costo ambientale altissimo, specialmente in Europa, dove non vi è una legislazione che difende le paludi dall'estrazione e dall'importazione della torba. Purtroppo la maggior parte del terriccio che comprate in Italia contiene torba. Sono mesi che sto facendo delle ricerche per trovare dei terricci in Italia senza torba. Si trovano, ma si fa veramente una gran fatica. Addirittura se vai in un vivaio e chiedi del terriccio senza torba, ti guardano come se fossi un alieno. Ma lo sapete che le torbiere sono ecosistemi unici, importantissimi per la biodiversità e che immagazzinano una gran quantità di CO2, più delle foreste pluviali. Estrarre torba le distrugge, uccidendo tutta la biodiversità e rilasciando questi gas serra, che peggiorano il cambiamento climatico. La fibra di cocco, spesso presentata come l'alternativa green alla torba, nasconde un lato oscuro, una produzione tutt'altro che ecologica, quindi andrebbe evitata anche lei.
Tutto questo terriccio deve essere prodotto, impacchettato e trasportato in giro per il mondo, con uno spreco elevatissimo di energia e risorse. E noi cosa facciamo con questo terriccio esausto? Spesso lo buttiamo nella spazzatura, quando invece potrebbe avere una seconda vita. Ma la buona notizia è che c'è un modo per risparmiare. Possiamo dire addio a questa spesa continua e fare anche un piacere all'ambiente. Ecco come rigenerare il tuo terriccio e farlo tornare come nuovo, e anche meglio. Togliamo tutte le radici secche, le foglie secche. Io utilizzo un bel setaccio a maglie larghe che mi arieggia anche il terriccio. Insomma, eliminiamo tutto quello che non serve più al terriccio. L'argilla espansa la mettiamo da parte, mentre che le foglie, le radici, li rimettiamo nel compostaggio. Così verrà trasformato in ottimo compost e l'anno prossimo lo potremo riutilizzare. Questo è il segreto. Aggiungiamo compost maturo o del vermicompost. Sono bombe di nutrienti. Migliorano la struttura e riempiono il terriccio di microrganismi buoni. Se non ve li fate da voi perché non avete il tempo, non avete il posto o semplicemente non avete la voglia, li potete tranquillamente acquistare. Se il tuo terriccio trattiene troppa acqua, un po' di perlite o di pomice faranno miracoli. Per capirlo basta mettere del terriccio in un vaso, bagnarlo per bene, attendere che esce l'acqua da sotto e aspettare un attimino. Quando l'acqua sarà drenata completamente, prendere del terriccio in mano e stringere il pugno. Deve uscire solo qualche goccia d'acqua. Se ne uscirà troppa sarà necessario aggiungere della perlite o della pomice. Visto? Niente di complicato. Rigenerare il terriccio è facile, economico e super sostenibile. In questo modo riduciamo la domanda di terriccio con torba, con fibra di cocco, facendo un piacere al nostro portafoglio e facendo respirare il nostro pianeta. E se vuoi essere ancora più green, ci sono tante alternative alla torba e alla fibra di cocco. Il compost classico, il compost di sola corteccia e l'humus di lombrico, per esempio. Il tutto da aggiungere al tuo vecchio terriccio, anche se contiene torba. Però non lo devi più ricomprare. Ce l'hai lì e lo rigeneri. Quindi, la prossima volta che pensi di buttare via il tuo vecchio terriccio per comprarne di nuovo, ripensaci. E a maggior ragione se contiene torba. Ormai ce l'hai. E quindi sfruttala finché puoi, rigenerandola all'infinito. Con un po' di cura e i giusti ingredienti, puoi dargli nuova vita e continuare a coltivare, ottenendo ottimi risultati in modo economico ed ecologico. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Non dimenticate di mettere un like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!